Cari amici, l'11 novembre del 2000, nella località di Kaprun, in Austria, a bordo della funicolare appositamente costruita per portare gli sciatori direttamente sulle piste da sci del ghiacciaio Kitzstone, si scatena l'inferno. Quella che doveva essere una divertente giornata sulla neve si trasforma in una mortale apocalisse per 155 persone. Inaugurata nel 1974, la Gletscherbank Kaprun 2 era una funicolare di 3.900 metri che si infilava all'interno di uno stretto tunnel lungo 3.300 metri con una pendenza media del 43%. Nel 1994 i vecchi treni sono stati sostituiti con vetture dall'aspetto più moderno, diventando l'orgoglio delle stazioni sciistiche austriache. Ciascun treno aveva una lunghezza totale di 29 metri ed era suddiviso in 8 scompartimenti passeggeri, per la capacità totale di 180 persone. Alle estremità erano presenti 2 piccole cabine per il manovratore, che alternava la sua postazione a seconda del senso di marcia. Il suo compito era quello di azionare le porte idrauliche all'arrivo in stazione e comunicare con il centro di controllo. L'impianto era composto da 2 treni su un unico binario, collegati a un cavo condiviso, fungendo da contrappeso l'uno dell'altro. Un motore nella stazione a monte chiamata Alpine Center, a quota 2450 metri, azionava una puleggia, trainando un treno su per il tunnel, mentre l'altro scendeva. A metà strada una sezione apposita a doppio binario permetteva loro di incrociarsi e continuare la loro corsa. Come ogni funicolare, a bordo non erano presenti motori e serbatoi di carburante, solamente serbatoi di olio idraulico da 160 litri per l'impianto frenante e l'impianto delle porte. 11 novembre 2000, ore 9. Il vagone, alla stazione a valle, partì con 162 passeggeri. Dopo solamente 20 metri dalla partenza, un passeggero che si trovava verso il fondo del treno, Thomas Kraus, notò del fumo provenire dalla cabina vuota del manovratore. Immediatamente preoccupati, i passeggeri di coda cercarono di dare l'allarme con i propri telefoni cellulari, ma ormai erano entrati nel tunnel e non vi era più segnale telefonico. Inoltre non esistevano interfoni o pulsanti di allarme, quindi i passeggeri non furono in grado di comunicare con l'addetto che si trovava nella cabina in testa al vagone. Nel frattempo le fiamme iniziarono a sprigionarsi e nello scomparto si scatenò il panico. Ore 9:02. Dopo aver percorso quasi 1200 metri, le fiamme avevano danneggiato le linee idrauliche, evento che provocò l'intervento di freni automatici di emergenza, bloccando il treno all'interno del tunnel e fermando contemporaneamente anche il treno che stava scendendo. Poco dopo, il manovratore si rese conto che era scoppiato un incendio, segnalò il pericolo al centro di controllo, gli venne ordinato di aprire le porte ed evacuare i passeggeri. Ma la perdita di pressione dell'impianto impediva l'apertura delle porte. Il manovratore cercò di contattare il centro di controllo per chiedere aiuto, ma il fuoco aveva danneggiato il cavo di alimentazione che correva lungo il tunnel, provocando un blackout totale in tutto l'impianto. I passeggeri, impossibilitati ad uscire attraverso le porte, tentarono di rompere i vetri infrangibili per sfuggire alle fiamme e ai fumi. Solo alcuni nel fondo del treno riuscirono ad aprirsi un varco attraverso un finestrino, rompendolo con un bastoncino da sci, riuscendo a mettersi in salvo, fuggendo verso il basso, oltre il fuoco e sotto il fumo. Tra questi anche Thomas Kraus. Ormai molti passeggeri, ancora intrappolati, avevano perso coscienza a causa dei fumi tossici e, quando il manovratore riuscì a sbloccare le porte, consentendo loro di essere forzate manualmente, i passeggeri coscienti scapparono dal treno fuggendo verso l'alto del tunnel, non sapendo di andare incontro a morte certa.
Infatti, il tunnel si comportava come un gigantesco camino, aspirando ossigeno dal fondo della galleria e mandando rapidamente il fumo velenoso, il calore e il fuoco stesso verso l'alto. Anche il conduttore e l'unico passeggero sul convoglio che stava scendendo dalla montagna nello stesso tunnel morirono per inalazione di fumi tossici. Nel frattempo, le esalazioni continuavano a salire lungo il tunnel e raggiunsero l'Alpine Center. Due operai, dopo aver capito la situazione, allertarono dipendenti e viaggiatori e fuggirono tramite un'uscita di emergenza. Purtroppo, nella concitazione dell'evento, lasciarono aperta la porta di emergenza, aumentando l'effetto camino all'interno del tunnel e permettendo all'aria di sfuggire verso l'alto ancora più rapidamente, intensificando ulteriormente l'incendio. A quel punto l'Alpine Center venne riempito di miasmi tossici. Tutti, eccetto 4 persone, riuscirono a mettersi in salvo. I vigili del fuoco giunti sul posto in elicottero riuscirono a salvare uno dei 4, mentre gli altri 3 rimasero asfissiati. Nel disastro morirono in totale 155 persone, 150 sul treno in salita, 2 su quello in discesa e 3 nell'Alpine Center. Nel conto delle vittime anche 2 giovani campioni, Sandra Schmidt, 19 anni, campionessa del mondo di sci freestyle, e Joseph Schauper, sciatore sordo medagliato per 7 volte ai Giochi Olimpici Silenziosi. Per riconoscere le vittime fu necessario l'esame del DNA, perché la temperatura raggiunta nel tunnel arrivò fino a 1000 gradi, fondendo tutto quello che non era di acciaio e trasformando in cenere le strutture dei convogli ed i poveri corpi delle vittime. I difetti strutturali dei convogli, e in particolare la mancanza di meccanismi di sicurezza, hanno avuto un ruolo fondamentale nella tragedia. Basti pensare che ogni treno aveva 2 estintori in compartimenti sigillati e accessibili solo dal personale. Tutto questo perché la trazione dei vagoni si basava esclusivamente su un sistema elettromeccanico esterno ai convogli e perché fino ad allora non si era mai verificato alcun incendio in una funicolare, nemmeno di lieve entità. Nel successivo e controverso processo penale svoltosi a Salisburgo, 16 imputati sono stati accusati. L'accusa era di negligenza criminale. Quasi un anno dopo l'incendio, la sentenza ufficiale ha stabilito che la causa era correlata ai termoventilatori installati nelle cabine del manovratore, dichiarando che erano difettosi e che avevano innescato l'incendio. Siccome il vagone che prese fuoco era totalmente carbonizzato, per le perizie e le indagini venne utilizzato il vagone ancora integro che stava effettuando la discesa il giorno della sciagura. A occuparsi delle perizie fu l'esperto Anton Moore. Dal suo punto di vista il termoventilatore non era in alcun modo, come affermato nella sentenza, difettoso. Egli sottolineò che il termoventilatore era chiaramente destinato all'uso domestico e non all'installazione su un veicolo in movimento, ma rilevò l'esistenza di un puntellamento in legno imbottito di lana di roccia che probabilmente era stato installato dai dipendenti della funicolare nella scrivania vicino ai termoventilatori. Secondo l'esperto Moore, questa lana di roccia veniva aspirata dai ventilatori e, in concomitanza di una perdita di olio da parte del sistema idraulico, avrebbe innescato le prime fiamme. Nei termoventilatori del secondo vagone da lui analizzati trovò tracce di lana di roccia e olio idraulico. Questo fu quello che Moore cercò di spiegare nel suo rapporto di 72 pagine, ma venne destituito dal suo ruolo a processo ancora in corso. Il 19 febbraio 2004 il giudice Manfred Seyss assolse i 16 indagati liberandoli dall'accusa di negligenza criminale, dichiarando che non sussistevano prove sufficienti a loro carico. Nel settembre 2007 la procura ha stabilito che nemmeno il produttore della stufa da cui ha avuto origine l'incendio fosse responsabile. La funicolare non è mai stata riaperta dopo il disastro ed è stata sostituita da una funivia.
Nel 2014 la prima parte di tratta sospesa è stata demolita e il tunnel sigillato, utilizzato solamente per gli impianti di acqua ed elettricità delle strutture ricettive del Klitzenhorn. Oggi vi ho raccontato del più grave incidente avvenuto in una funicolare degli ultimi decenni.